Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, anche ascendente bilancia, anche Luna e Venere in bilancia. Oggi andiamo a fare un video bellissimo sul che cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino, cioè per cooperare con gli dei, per cooperare con gli spiriti e non subire gli effetti nefasti di un destino avverso. Quindi andiamo a vedere, a fare un esame straordinario di questo passaggio in modo tale che tu possa avere libertà, lucidità, consapevolezza e realizzazione. Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della cooperazione con gli dei, della creazione con i desideri della tua anima, libertà e bellezza. Cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino? Il viaggio dell'anima verso ciò che sei davvero. Bilancia. Andiamo a vedere cosa sei chiamato a lasciare andare. Vediamo la soglia. La velocità. L'otto di bastoni mi racconta di quanto stiamo sempre a prendere, a cercare, no? Allora, fondamentalmente è quel bisogno di aspettare che tutto sia perfetto prima di muoverti. Oltre alla velocità degli eventi, cioè oltre al correre dietro a qualcosa, no? E anche perché la vita, lascia che la vita ti attraversi, dice anche questa carta, ma anche credo che dentro di te ci sia una parte che cerca sempre il momento giusto, la scelta giusta secondo dei parametri di riferimento che abbiamo culturali. A volte è come se sentissi la necessità di avere la certezza che nessuno rimarrà ferito, che tutto andrà nel modo migliore. Questo è il tuo desiderio di creare armonia, no? Ma a volte può diventare anche una pausa infinita. Cioè, magari mentre aspetti il momento perfetto, la vita continua a chiamarti con questo fuoco. Cioè, non tutto deve le cose non devono essere controllate prima di essere vissute, ti dice questa carta. Cioè, devi muoverti secondo un impulso. Allora, mi viene in mente la frase che Krishna disse ad Arjuna nella Bhagavad Gita: tu hai diritto all'azione, siamo qui per agire. Anche nell'immobilità noi agiamo, però i tarocchi sono straordinari perché ci dicono quando agire e quando non agire, o meglio, quando essere fermi e quando invece agire nel movimento, perché anche l'immobilità è un'azione, no? Cioè anche la meditazione nell'immobilità, però in questo caso ci sono momenti, ti dice questa carta, in cui il destino apre una porta e ti invita semplicemente ad attraversarla. Forse c'è un messaggio che devi mandare a qualcuno, oppure c'è una decisione che devi prendere, oppure può essere un progetto che sta aspettando di partire, o una verità che chiede di essere espressa. Questa carta ti invita a lasciare andare la lentezza nata dalla paura di sbagliare, perché non è la mancanza di chiarezza qua a fermarti, è il desiderio di non creare disarmonia. Però ricordati una cosa: anche un fiume crea movimento, anche il vento cambia paesaggio, anche una scelta può portare a un nuovo equilibrio. E allora l'otto di bastoni ti chiede di fidarti del movimento della vita. Non devi avere tutta la mappa segnata già, devi solo riconoscere quando dentro di te sai che è il momento di partire, di andare, di fare, fallo. Allora c'è un aspetto di te, dentro di te magari stai aspettando una conferma esterna per fare qualche cosa, invece dentro di te sai già che è arrivato il momento di agire. Ecco, vai. Ok? Sì, questo è. Vediamo qual è il demone alleato. Perché fai fatica a lasciarlo andare? Qua andiamo a vedere l'ombra, no? Qual è il bisogno, la ferita o la paura che ti rende vittima di una certa emozione? Questo 9 di spade benedetto esce in tante letture. Eh sì, il 9 di spade.
Allora, il movimento che devi fare, ok? Ti spaventa perché una parte di te teme le conseguenze delle tue scelte. Questo è il senso, cioè qua stiamo incontrando quella parte di te che prima di fare un passo immagina tutti gli scenari apocalittici possibili. E se sbaglio? E se ferisco qualcuno? E se poi me ne pento? E se non è la scelta giusta? Questo sono il demone dei pensieri che si moltiplicano in silenzio. E quella mente che di notte anche riprende tutte le conversazioni che hai fatto, le decisioni, le possibilità. E quindi il motivo per cui proprio fai fatica a lasciare andare il vecchio modo di vivere è proprio questo, cioè hai paura di scegliere per te, hai paura che scegliere per te possa creare una perdita o una sofferenza a qualcun altro, oppure a te stessa, a te stesso. Cioè la tua mente cerca di evitare il dolore perché ha paura dell'emozione. E cerca di prevedere il futuro per salvarti dalle possibili aperture dell'anima. Ma il problema è che quando la paura prende il comando, finisci per vivere dentro possibilità che non esistono. Non esiste. Il 9 di spade è proprio una gabbia, è un allarme che non è reale. Semplicemente una vecchia parte di te che ha bisogno di essere rassicurata, quello è l'ego, la mente razionale. Ehm, cioè stai usando tanta energia per evitare un dolore che forse non appartiene proprio alla persona che sei diventata oggi, capito? Cioè sono vecchie paure qua che chiedono di essere ascoltate, di essere lasciate andare, perché la vita vuole muoversi, vuole portarti verso qualcosa di nuovo e il 9 di spade rallenta questo movimento perché temi di perdere un equilibrio. Vai, ti dicono, vai, vai, vai. Vediamo qual è il dono nascosto, cosa impari, cosa hai imparato da ciò che lasci andare. Qual è il dono che contiene questa paura, questa emozione? È il 9 di denari, la piena realizzazione, parliamoci chiaro, insomma. Perché il 9 di denari mi dice che hai imparato a stare in piedi da sola, da solo. Quindi è la capacità proprio di sentirti completa o completo dentro di te. E forse il tuo viaggio ti ha portato magari spesso, il tuo viaggio della vita, a cercare armonia attraverso gli altri, attraverso una relazione, attraverso il confronto, attraverso il bisogno di sentirti vista, visto, scelto, riconosciuto. Però questa carta ti invita a ricordarti una cosa importantissima, e cioè è la persona che entra nel proprio giardino e scopre che qualcosa di prezioso è già cresciuto, non perché abbia bisogno più degli altri. Condivide la propria interezza, come vi dico sempre, col 9 di denari, perché sa quanto vale, condivide con gli altri la propria interezza. Quindi la paura che hai incontrato qua nel 9 di spade nasceva proprio da qui, cioè la paura che magari scegliendo una nuova strada tu potessi perdere qualcosa o qualcuno, ma invece no, tu non perdi te stessa o te stesso quando lasci andare ciò che non ti appartiene più, tu ti ritrovi e condividi la tua interezza. Quindi la medicina nascosta delle tue paure è l'autonomia interiore, sapere che puoi amare, puoi condividerti senza annullarti, puoi condividere senza dimenticarti, puoi camminare accanto a qualcuno senza perdere il tuo sentiero personale. E quindi nella realtà concreta questa carta può indicare un periodo in cui raccoglierai i frutti del tuo lavoro, ritrovi stabilità, costruisci qualcosa di tuo, recuperi fiducia nelle tue capacità, ma può parlare anche di una nuova relazione proprio con il piacere, col godimento, con il tempo che trovi per te, con il diritto di goderti quello che hai creato. E quindi la domanda che ti dà questa carta è molto bella e ti dice: ma se sapessi per certo, perché è così, di essere già abbastanza, quali sono le scelte che avresti il coraggio di fare? Perché la medicina è questa. Non cerco più fuori quello che ho imparato a coltivare dentro di me. Non cerco la realtà esterna come il bisogno di colmare un vuoto. Coltivo dentro di me quella pienezza. L'otto di bastoni qua dice: la vita ti chiama a muoverti.
Il 9 di spade mostra la paura di scegliere delle conseguenze, il 9 di denari ti porta alla medicina, cioè scoprire che sei sostenuta, sostenuto dalla tua stessa presenza, che non sei sola, non sei solo, hai i tuoi avi, i tuoi antenati che ti guidano, ti sono dentro negli organi, no? Perché come diceva anche Jung, gli organi sono gli dei, sono gli avi, sono gli antenati. Ok, il piacere di stare nel corpo proprio. Quarta carta, la nuova visione. Chi puoi diventare oltre questa soglia? Cioè la versione di te che nasce quando cambi prospettiva. Cioè stupendo, con il 10 di denari. Cioè il 10 di denari mi dice che diventi una persona che è veramente capace di creare abbondanza, stabilità, radici. Il 10 di denari è la carta di tutto quello che dura nel tempo. È il senso di appartenenza, è anche la casa interiore. È la conseguenza di ciò che costruisci oggi che può nutrire anche il tuo domani. Magari per tanto tempo hai cercato la sicurezza chiedendoti: ma sto facendo la scelta giusta? Ma gli altri saranno felici? Tutto resterà in equilibrio? Questa carta ti porta proprio una nuova prospettiva, perché la vera stabilità non nasce dal controllare le cose, nasce dal costruire qualcosa che sia autentico. Il 10 di denari ti invita a pensare in grande, non solo a ciò che vuoi ottenere oggi, ma a ciò che vuoi lasciare come traccia. Cioè, qual è la vita che vuoi creare? Cioè, quali valori vuoi portare avanti? Quale ambiente vuoi costruire intorno a te? Ecco, questa carta parla anche di guarire il rapporto con il concetto di abbondanza. Magari forse una parte di te ha lasciato, oppure scusami, perché queste sono le memorie familiari qua, una parte di te ha associato il successo alla fatica, al sacrificio, al dover dimostrare. Il 10 di denari ti dice: puoi ricevere, puoi essere sostenuta, sostenuto, puoi vivere una vita che non sia una lotta continua. E quindi nella realtà concreta può indicare, io ti vedo qua, può indicare la costruzione di qualcosa di importante, una famiglia, una casa, una collaborazione stabile, un progetto che cresce nel tempo, maggiore sicurezza economica e anche il raggiungimento di un traguardo tanto desiderato da te. Cioè, la frase di questa carta è: che cosa voglio costruire oggi che possa nutrire anche il mio futuro? Perché parliamo di generazioni future qua. Quello che tu fai adesso oggi ha impatto sulle 7 generazioni future, così si dice anche nello sciamanesimo, no? Quindi, allora, se costruisci partendo dalla verità del tuo cuore, crei delle radici che nessuna tempesta può portare via. Cioè, è bellissimo. Quinta carta, il fuoco del destino. Quale energia devi incarnare per manifestarti pienamente? Il piacere, il 9 di coppe. Qua ti consiglio vivamente di fare la danza del piacere che trovi su questo canale. Perché? Perché tu stai creando autonomia a partire dalla pacificazione del tuo albero genealogico. 999, sono carte autonome. La paura di no, non essere all'altezza, eccetera. Qua tu hai un grande obiettivo. E il piacere di essere felice. Sembra una cosa semplice, ma non lo è, perché ci sentiamo in colpa di essere felici. E questa è la morale distorta a cui ci hanno abituato, no? Allora, certe persone sono bravissime a prendersi cura degli altri, a creare armonia, a cercare il bene di tutti, ma quando arriva il momento di chiederti: ma io che cosa voglio davvero? Si rimane in silenzio, perché il 9 di coppe qua arriva a ricordarti che il tuo desiderio personale ha un valore specifico. Non devi sempre scegliere quello che è giusto per tutti. Devi imparare ad ascoltare anche quello che nutre la tua anima. Questa è una carta di celebrazione. È la persona che si siede davanti alla propria vita e dice: guardo tutto quello che ho creato e finalmente mi permetto di gioirne. Magari hai passato troppo tempo a cercare, a mediare con gli altri, l'equilibrio, a comprendere i bisogni degli altri.
Ma oggi il destino ti chiede un altro passo da fare, non dimenticarti di te, ricordati chi sei, Samasati. La tua felicità non toglie nulla agli altri, ma potenzia. Una persona che vive in contatto con la propria gioia diventa una presenza luminosissima anche per chi le sta accanto, di un esempio incarnato. Allora il 9 di coppe ti invita a riconoscere i tuoi desideri senza giudicarli, cioè ti dice cosa vuoi davvero, cosa ti fa sentire vivo, cosa ti riempie il cuore. Perché il desiderio è il linguaggio attraverso cui l'anima tua ti mostra la direzione da prendere. E quindi nella realtà concreta questa carta mi parla di un periodo di soddisfazione che ti arriva. Io qua ti vedo raggiungere un desiderio che prende forma, dove godi dei risultati. Ma soprattutto questa carta mi parla di un cambiamento interiore che avviene, cioè smettere di rimandare la gioia a quando magari tutto sarà perfetto. No, la tua gioia non è un premio che devi meritare, è una parte della tua natura che devi accogliere. Ti ricordi il video che ho fatto Akasha ed Etere? Sat Chit Ananda, l'esistenza è coscienza, è gioia. L'esistenza è gioia. Il divino crea in un rapporto erotico continuo con l'umano e di procreazione e di gioia. Ti rimando anche a quel video fortemente, ok? Ok, qual è il messaggio dell'anima? Quale porta si apre quando lasci andare? Cosa ti dona il destino quando smetti di trattenere, quindi? È l'otto di coppe. È la via di colui che sa. Allora, dopo aver imparato a muoverti, a lasciare andare la paura, a riconoscere il tuo valore, a costruire e a concederti la gioia, tu avrai il coraggio di lasciare quello che non nutre più il tuo cuore. Otto di coppe. Parla di un momento in cui riconosci che qualche cosa, anche se un tempo per te quella stessa cosa era importante, non riesce più a nutrire però la persona che sei diventata. Questa è una delle scelte più difficili perché spesso non lasciamo andare solo ciò che ci fa male, cioè dobbiamo lasciare andare anche ciò che ci ha fatto bene, ma che appartiene a una versione del passato di noi. Magari hai continuato a portare avanti una situazione o una relazione o un'immagine di te o un vecchio sogno o un modo di vivere solo perché una parte di te ti diceva ma ormai ci ho investito tanto, ormai non posso cambiare strada. Io vi racconto sempre di quando ho smesso praticamente di fare la cantante a tempo pieno, dopo 20 anni che ho voluto fare sempre quello e chi lo diceva a tutta la mia famiglia, perché non mi nutriva più, ci ho messo tanto tempo ad ammettere questa decisione, no? Ma è stata la cosa più grande che ho fatto, poi infatti ho aperto il canale, cioè niente mi ha dato una gioia più, cioè inesauribile. Cioè non tutto ciò che abbiamo amato è destinato ad accompagnarci per sempre. E questo non cancella il valore di quello che è stato, ma lo onora. L'otto di coppe è un atto di grande amore verso se stessi. È il momento in cui smetti di chiederti ma come posso far funzionare ancora questa cosa, visto che non funziona? E inizi a chiederti questa cosa mi sta permettendo ancora di fiorire oppure no? Quindi questa carta parla di maturità, non di fuga, perché ci vuole coraggio per allontanarsi da quello che è conosciuto e andare verso qualcosa che ancora non sai cos'è. Però il destino non apre una nuova porta finché continuiamo a stringere quella vecchia, no? Quindi io ti invito qua anche a fare il rituale della porta del mattino, sicuramente lo stai già facendo. E quindi nella realtà concreta può indicare un cambiamento emotivo molto importante. Lasci un'abitudine qua, o cambi una dinamica in una relazione, o scegliere una strada più autentica. C'è qualcosa qua che stai continuando a tenere stretto perché non perché ti nutri ancora, ma perché hai paura del vuoto che può lasciare. Cioè, lasciare andare non significa perdere ciò che hai amato, significa permettere alla tua anima di incontrare quello che è pronto ad arrivare, che quello che hai amato prima ha preparato la strada. È stupendo, è molto poetico. Wow. Vediamo la carta finale. Alla fine.
si apriranno diverse possibilità qui con il 7 di coppe. È come un ultimo insegnamento dell'anima, dopo aver imparato a lasciare andare quello che non ti nutre più, queste diverse possibilità avrai davanti. È una carta che mi parla di sogni, desideri, immagini del futuro, ma anche della necessità di distinguere quello che veramente vuoi dal cuore tuo e quello che può nascere invece dalla paura o dalle aspettative degli altri. Quindi non tutto ciò che ti si presenta davanti sono delle porte destinate a essere attraversate. Magari in questo momento della tua vita hai tante possibilità, hai diverse strade, molti desideri. Significa che la vita ti sta mostrando che esistono infinite possibilità, no? Il dono più grande però non è avere mille scelte, è imparare a riconoscere quella che parla davvero all'anima tua. Il 7 di coppe ti invita a non scegliere solo ciò che appare bello fuori, perché spesso inseguiamo un sogno che appartiene agli altri. Ci hanno insegnato che quello era il successo, no? Perché pensiamo che quella strada ci renderà finalmente abbastanza. Ma l'anima non cerca una vita perfetta secondo i modelli di riferimento, cerca una vita autentica. E questa carta ti chiede di entrare in ascolto, di fermarti e di domandarti: ma questo desiderio che sto avendo nasce proprio dal mio cuore o dal bisogno di essere approvata? Questa strada mi espande o mi allontana da me? Quindi la medicina del 7 di coppe qua è il giusto discernimento. Scegliere ciò che ha vere radici dentro di te, perché non tutto ciò che brilla è un tesoro e non tutto ciò che è semplice è poco importante. E questo nella realtà concreta può indicare un periodo in cui ci sono molte opportunità o delle proposte o delle possibilità davanti a te, ed è un invito a non disperdere energia, a scegliere quello che ti nutre veramente. Allora ti chiedo, se nessuno potesse giudicare la tua scelta, quale desiderio sceglieresti davvero? Devi riconoscere quello che fa vibrare la tua anima. Ed è questo, grazie al fatto che facciamo anche le pratiche, no? Noi riusciamo veramente a... Quello che le pratiche ci danno è un potere automatico, non ti chiedi più sto facendo bene, sto facendo male, lo fai e basta. È il potere automatico che si instaura quando tu fai le pratiche ripetute o dei riti, no? E allora arriva davanti a una scelta, tu sai già, cioè non te lo domandi, ok? Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. La vita è un regalo, è bellissimo. E qua viene in mente questo 9 di coppe, no? Cioè tu devi proprio apprezzare il godimento. Allora, approfitta ogni giorno e estrai il massimo godimento di ogni opportunità per essere fedele a te stessa e vivere al massimo. È ora di eliminare tutto il rumore della mente. 9 di spade, eccola. Questa è una carta di grande realizzazione e mi sta raccontando, è un po' l'epilogo di quello che abbiamo detto fino adesso. Tu eliminerai il rumore della mente a mezzo della consapevolezza, delle pratiche, e la vita ti farà un regalo sorprendente. Queste carte mi parlano di realizzazione di un obiettivo, ma siccome noi facciamo una tarologia co-creativa, questa è la possibilità. Allora tu ci vuoi andare in dentro, ci vuoi andare incontro, ok. Allora la consapevolezza rende l'uomo libero. La consapevolezza qual è? Quella di cooperare con queste forze, a mezzo dei rituali, a mezzo della porta del mattino. È tutto il cammino spirituale che facciamo insieme. Mi raccomando, ragazzi e miei ragazzi, è una lettura stupenda questa, non perdiamo questa occasione qua. Detto questo, io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.